ho chiesto a mia nonna come si conoscevano le coppie in Sicilia negli anni 60, come si sposavano e tante altre cose sulla cultura di un tempo. È incredibile vedere come il mondo sia cambiato in soli 60 anni. Ricordatevi di iscrivervi al canale, è importantissimo farlo. Il video ha delle parti in siciliano, ma tranquilli, ci sono i sottotitoli in italiano a schermo e potete anche attivarli in altre lingue. Siete pronti per fare un tuffo nella cultura siciliana degli anni 60? Buona visione! In che anno ti sei sposata? L'anno 62. Oggi le coppie si conoscono online. Online. Io ho tanti colleghi e tanti amici che si sono conosciuti online e che adesso si sono sposati addirittura. Ce ne sono tanti che si sposano, che tutto ci va bene, mentre ce ne sono altri che a chi si sposano si lasciano. Ma una volta, come ci si conosceva? C'era una zia mia, conosceva uno e sempre aveva l'idea di farmelo incontrare a me. Io non lo conoscevo. E parlando lei con un'altra persona dice Lucetta fosse buono sto ragazzo che era mio marito. Diciamo che tu hai conosciuto tuo marito tramite zie. Poi c'era una cognata mia, facevamo come se mi conoscere perché in mezza strada non si vediamo, non era cosa di mezzo alla strada. Una cognata mia mi disse non ti preoccupare, ci vieni a casa mia, vieni con lui, con la sua famiglia, con sua mamma e ci ti conosce. Io non lo conoscevo, ma lui a me mi conosceva. Mi vedeva sempre perché io uscivo con mio fratello e lui mi conosceva e mi guardava. E ci siamo conosciuti a casa di mia cognata. È venuto lui con sua mamma e suo papà. E io ero con mia sorella che mamma non ne avevo. Io mi sono fatta fidanzata a 24 anni. Le zie hanno organizzato il primo incontro. Il primo incontro per guardarci, per vedere. E quando lui è arrivato, che cosa ti ha detto? Niente, ci siamo salutate e ci siamo sedute tutte. Poi alla fine parlavano fra loro, io non parlavo, io ero tanta terrorizzata al momento, timida. E ogni tanto mi tagliava, io tagliava pure. Comunque alla fine poi mio fratello dice a conclusione, dice, che cosa è, come ti piace a mia verisse? E io ci ho detto magari sì. Magari sì. Magari questa parola. E tu si mi sa ridere, dice per me va bene. Chi? Tuo marito ha detto per me va bene? Sì. Ah, per me va bene, inteso, per me va bene questa ragazza. Questa ragazza. In questo primo incontro, tu e lui non avete mai parlato? Mai. Ma sì, io manco lo conoscevo. Non lo conoscevo io. E di che... L'ho conosciuto quella sera che è venuto là. E di che cosa parlavano tutti quanti? Di cosa parlavano? Della vita di allora. Fra loro non è che parlavano di fidanzamento, poi lui che lavoro faceva, c'era mio fratello, voleva sapere. Avete organizzato il primo incontro. Tu hai detto magari mi piace e lui ha detto per me va bene. E poi che cosa è successo? Poi è successo un'altra cosa. Non è che ci siamo incontrati e ci siamo fatte fidanzate in quel momento. È passato 15 giorni. Poi c'era mio fratello sempre. Dice, ora lasciamo passare un poco. Prima riuscivo a conoscere famiglie. Prima vediamo che persone sono. Okay. Non per offendere a quelle, ma magari per l'altezza nostra come eravamo nati. E c'è un mio fratello dice, ti devi dire a qualcun amico che conosceva io, si informava. Poi dice va bene, tutti mi hanno detto che sono gente giusta, gente brava. Poi hanno fatto un'altra cosa, prima di farmi fidanzata, quella era una conoscenza così. Abbiamo deciso di farci fidanzate, io, mio zio, e aveva conoscere i miei frati, perché uno solo era già presente già sera. Io avevo 4 frati, i suoi frati, i miei frati, tutti mascoli, si riunirono tutti mascoli e che erano in dolceria. Prima c'è stato il primo incontro dove vi siete visti per la prima volta. Poi le due famiglie hanno investigato. Dopo l'investigazione, siccome l'investigazione ha avuto esito positivo, si sono riuniti solo i maschi delle due famiglie per conoscersi. E dopo questa conoscenza hanno organizzato un secondo... Ecco, poi si appuntava il matrimonio. Si riuscì a appuntare il matrimonio. Quindi... Poi si fece un zito ufficiale.
direttamente alla seconda volta che vi siete visti? Sì, Wow. mia zia, io non l'avevo visto mai. Dopo l'anno non ho visto più. Né già mia né io che si incontravano e si vedevano. Niente. E poi sta catamanelle, perché io che sapevo, ho venuto quando la via, la catamamuzzo. E io mi cataneggio, io ci accatavo la neggia. A così, senza avere la misura. E quindi l'anello ve lo siete scambiati? La prima sera che ci siamo fidanzate e mi siamo tutti sei tutto a giro perché io avevo 5 sorelle e 4 mascoli, erano 9 figli. Marito e moglie, mesogero e mesogero, fatto conto quando erano. Mi presenta suo padre, sua madre e poi mi fa caccia il mesoro, che io mi confondivo e ci si collegavamo a tutte chissà. Poi io ci presentai pure a chi gemella, mia era molto più piccola. E io mi feci fidanzata. I giorni sera venivo a casa mia a fare l'orario. L'orario era come che viaggi con la macchina, venite ricadeggiati. Io non c'era con la macchina, prima di tutto che macchine non ce n'erano. Tanto che si scia, accompagnate ti pare io scia sulla commezzita, ma accompagnava mio soro o mio frate, insomma. Dopo essere diventati ufficialmente fidanzati, voi non potevate uscire da soli? No, non si usava, accompagnate. Io ero sola in casa mia, e in casa mia non veniva mai. Che cosa vuol dire fare l'orario? Che fai appena ti fai zitto, nella conoscere sta ragazza, che fai subito, c'era un bacio e subito perché te ne vai a ricadeggiare, prima la conoscere. E poi da volta a porta solo, te ne vai a ricadere, te ne vai a già, ora, tanto no. E quindi fare l'orario vuol dire Poi conoscere. frequentarla e vedere se i caratteri vanno bene. Perché se i caratteri non vanno bene si lasciano. Quando si fa l'orario, ovvero quando ci si conosce sempre con delle persone presenti. Sì, quando si fa l'orario sempre. Io a me la sera stavo con mia. E non rimanevate mai da soli? No e no. E c'è pure ci mette no intorno. Tutto c'è. No, via. Io so che tu e il nonno vi siete incontrati casualmente qualche volta per strada da soli. E andavo da mia sorella, l'ho incontrato in mezzo alla strada. E Giovanni, ci siamo giù mia, che fai? Vattene. Ci disse, c'è però qualcuno ne vire. Dice, chiave se ne vire, mi fa mia. Se ne vire una chiave. Dice, io cammino qua, lo sto poi non ne lo sarò. E a me mi passa tanto brutto. Comunque camminiamo a piedi, giusto. Mentre camminavo andavo a mia cognata. Ci disse, ma mia cognata che va a dire? A tipo che io scendo in casa mia, che io dovevo a pigliare me. Io pensavo questo. Quindi scandalo! No, scandalo, certo, io ero preoccupata per questo fatto. C'è gente che mi hanno a dire, ci contava la verità a mia cognata, che ci incontriamo, e io ballavo, poi se mi chitte, sono mi chitte, che non ci penso più. Dopo esservi scambiati gli anelli, quanto tempo è passato prima del matrimonio? 4 anni sono stata fidanzata io. Cioè, quindi per 4 anni fidanzati vi siete... Mai da soli. Incredibile. Che cosa pensi invece dei matrimoni di oggi? Ora convivono tutti, manco si maritano. No, da Cerobreo, tanto tempo prima si preparavano, consideravano che hanno niente. Se ne vanno a convivere, quando pareggi, tu te ne vai, vi fate tu, io mi sto in casa mia. E chi si matrimonio di oggi? Il matrimonio è cambiato molto. No, di quando mi maritai io, sì. Dagli anni 60 a oggi il matrimonio in Sicilia, diciamo, perché adesso stiamo parlando di come erano le cose in Sicilia, sicuramente nelle altre regioni d'Italia c'erano altre tradizioni. Certo. Secondo te il matrimonio è cambiato tanto negli ultimi anni? Almeno quando mi maritai io era così. Ora in un'altra maniera si sentono, si vedono la televisione, quando cose succedono. Secondo te il matrimonio è migliorato o peggiorato negli anni? Per me è peggiorato. Appena si maritano, una piccola cosa che hanno, subito si lasciano, si spattano. Che consiglio vuoi dare allora alle giovani coppie? Di evitare certe cose, di andare d'accordo, di essere felice. Nonna, grazie mille, ci hai dato una testimonianza molto importante. Credo che questo sia un video unico su YouTube e siamo davvero contenti di avere la possibilità di raccontare ai nostri amici come erano i matrimoni in Sicilia negli anni 60.
anche e soprattutto dagli occhi di una persona che ha vissuto tutto il cambiamento durante gli anni. Grazie mille di averci portato la tua testimonianza. Un bacetto. Grazie nonnina. Questo contenuto per noi è di valore incredibile e siamo davvero contenti di avere questa fortuna. Grazie nonnina. Vabbè. Ciao nonna, sei pronta per questo video? Sei pronta per questo video? Sì, certo, no, da che... Ma che dire? Vai, una volta che... Sono costretta. Allora, Questa cancella. va bene.